Oddio ragazzi, non ci credo, ENAC ne ha fatta un'altra delle sue e questa volta è davvero grossa. In merito alle modalità di effettuazione degli esami per il conseguimento del certificato di competenza di pilota remoto per la sottocategoria Open A2 si evidenzia che l'allegato al regolamento del 12 maggio 2020, articolo operazioni UAS sottocategoria A2.2c specifica quanto segue. Attenzione. Aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica organizzato dall'autorità competente o sostenuto presso un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro. Al fine di evitare qualsiasi erronea interpretazione si ribadisce pertanto che, in aderenza alla normativa vigente, l'esame di conoscenza teorica per la sottocategoria Open A2 al momento non può essere effettuato online da casa, viene specificato, in assenza di una procedura di sorveglianza garantita dall'autorità. Per quanto detto, si diffida qualsiasi società, organizzazione, entità a pubblicizzare e o a diffondere informazioni anche attraverso social network o siti internet, blog ed altri canali tematici che facciano esplicito riferimento alla possibilità di poter acquisire il certificato di competenza di pilota remoto per la sottocategoria Open A2 in modalità online da casa, senza sorveglianza o che possano in qualsiasi maniera indurre in errore gli utenti. Questo cosa significa? Beh ragazzi, significa che da ieri pomeriggio ENAC ha reso sostanzialmente illegali gli attestati Open A2 conseguiti online. E questo purtroppo è un problema che io avevo già ribadito, avevo già portato qui sul canale qualche giorno fa in questo video dedicato. Ad ENAC probabilmente non va molto giù il fatto che gli attestati A2 e anche i patentini A1 a 3 vengano conseguiti online o gratuitamente nel caso del patentino A1 a 3 o con una cifra diciamo abbastanza piccola, irrisoria nel caso specifico dell'Open A2. Quindi cosa succederà ora? Gli attestati presi online, magari dall'Olanda, saranno totalmente illegali, inutili? Beh, ora entriamo solo nel campo delle ipotesi, perché a mio parere gli attestati che abbiamo già preso non verranno annullati. Poi potrei anche sbagliarmi, ditemi voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto, ma è molto probabile che a partire dai prossimi giorni verranno posti ulteriori paletti per il conseguimento dell'attestato A2 online. Si parla di esami fatti in videoconferenza con una webcam, quindi modalità diverse da quelle a cui ci siamo abituati nel corso delle ultime settimane e negli ultimi mesi. Invece nessun cambiamento, meno male, o almeno per ora, per quanto riguarda l'attestato A1 a 3. Quello è gratuito dal portale lussemburghese e sembra non essere in pericolo. Speriamo. Forse dovrei stare zitto. Ma ci sono anche ulteriori problematiche perché ENAC non dovrebbe essere in grado di imporsi sopra EASA, quindi sopra al regolamento europeo, e invece sembrerebbe averlo fatto poche ore fa senza particolari rimorsi. E io sto ridendo ragazzi, ma sto ridendo perché sono davvero arrabbiato, perché queste cose si vedono solo qui in Italia. Ora la nostra domanda più che legittima è che vorrei fare anche ad ENAC, magari sta guardando questo video, può rispondere con un commento, un comunicato stampa, non lo so, è perché siamo arrivati a questo punto? Qual è il problema nel conseguire i patentini e attestati online? A dire la verità io un'idea ce l'avrei che magari è sicuramente sbagliata, ma leggendo i commenti alla notizia di ieri del comunicato ENAC ho notato diverse scuole di volo italiane e aziende erogatrici di servizi correlati essere decisamente entusiaste di quello che ENAC ha comunicato. Che ci sia qualcosa sotto? Non lo so, però giudicate voi. E prestate anche molta attenzione a quelle pagine Facebook che hanno colto la palla al balzo pronunciando parole molto forti del tipo che gli attestati A2 sono ora totalmente illegali e ci dovrebbero essere dei risarcimenti. Ad oggi è EASA, che è l'ente più importante
è l'unico ente principale che dovrebbe parlare, dovrebbe avere voce in capitolo, non si è ancora pronunciata su quello che ENAC ha detto. Quindi prima di affidarvi a scuole di volo e altra roba simile, aspettate magari che EASA faccia un comunicato stampa schiarendoci un po' le idee. Nel caso specifico di Drone Class, una scuola di volo olandese che in tanti abbiamo utilizzato per conseguire l'attestato A2 online comodamente da casa, beh, c'è stata un'email inviata a tutte le persone che lo hanno conseguito. Non da parte di Drone Class, ma da parte di un'azienda che pubblicizzava questo corso. In questa email viene detto di stare tranquilli perché l'attestato A2 conseguito in questa maniera è ancora legittimo e non ci sono particolari problemi, ma purtroppo questa è solo un'email di un'azienda che come valore legale, capite bene, non ha nessuna rilevanza purtroppo. È come se io inviassi a tutti i miei iscritti un'email dicendo che ho parlato con ENAC e mi ha detto che da domani sarò un astronauta, capite no? Purtroppo dobbiamo attendere una comunicazione ufficiale da un ente governativo, speriamo da EASA. Almeno a mio parere gli attestati A2 presi online dovrebbero essere ancora validi nei prossimi mesi, almeno questo è quello che spero, ma il vero problema potrebbe essere per quanto riguarda le assicurazioni, perché le assicurazioni per i nostri droni che noi abbiamo stipulato nel 99% dei casi citano quanto segue, o almeno qualcosa di simile, ovvero questa assicurazione copre unicamente attività svolte in conformità alle leggi e regolamentazioni vigenti nel paese in cui è stata effettuata l'assicurazione. E quindi l'Italia. Quindi capite bene che se la regolamentazione italiana, la legge italiana, ci dice che gli attestati presi da paesi esteri non sono validi, beh, secondo le assicurazioni questo potrebbe essere un grande problema in caso di sinistro, incidente, potrebbero ad esempio non risarcire i danni effettuati. Questa è solo una mia idea, potrei sbagliarmi, però mi è venuto in mente potrebbe essere un gran bel guaio, specialmente per chi lavora giornalmente con i droni. Ok ragazzi, questo è tutto. Sono molto arrabbiato, nervoso, deluso da questo paese, purtroppo da queste entità che ci governano, perché siamo unici al mondo, ma non in senso positivo. Poi magari questo è un bene per alcuni, ma per me, secondo me, essere diversi dal resto dell'Europa è un gran problema. Ora però voglio sapere la vostra opinione, cosa ne pensate, parliamone insieme qui sotto nei commenti, dite la vostra, magari ho sbagliato nel dire qualcosa, quindi correggetemi, mi raccomando, io sono sempre qui pronto a sentire tutto quello che volete dirmi, a correggermi, parliamo insieme qui sotto nei commenti. Se volete inoltre entrate anche nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, linkato qui sotto in descrizione video, e nel mio canale Telegram ufficiale TechByStillz, dove vi manterrò sempre aggiornati su tutte le ultime novità e anche le offerte dal mondo dei droni. Bene amici, direi che questo è tutto. Vi invito, se volete, a condividere questo video a tutti i vostri amici, tutti i vostri conoscenti, appassionati di droni, in modo che tutti sappiano quello che sta succedendo, e se volete lasciate anche un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Direi che questo è davvero tutto. Io ora vi saluto amaramente e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi.